Per tutti quelli che pensavano che dopo aver preso la Pinarello X non avrei preso più in mano la mountain bike, tac! Ecco voi il nuovo razzo cross country marathon, la STOL M3 Stage Race. Questa bici è completamente diversa rispetto alla M2 grazie a una revisione totale di ogni dettaglio, a partire dalla cinematica, alle geometrie completamente ridisegnate e alla forcella da 120 mm. Il risultato? Una bici veramente molto veloce. E che devo dirvi ragazzi, dovreste provarla questa bicicletta per capire veramente la qualità. Stoll è uno che fa competizione, ha un ragazzo di 40 anni, è stato team manager di Yolanda Neff, non è un cucù qualunque. Se volete incontrarlo lo trovate alla Swiss Epic, tutti gli anni partecipa alla Swiss Epic, quindi è tutto nel suo interesse fare bici competitive. Ma qua passo solo io, ma per Dio, ma nessuno più fa cross country qua. Guarda qua quanti rami! Il design della M3 è cambiato radicalmente rispetto alla M2 e a mio parere risulta ora più pulito ed elegante. L'armonia tra tubo superiore, tubo sella e ammortizzatore è evidente. Il tubo obliquo risulta più fine ma leggermente più largo, mentre il tubo superiore, approssimandosi al tubo verticale, si divide in due per offrire massima efficienza all'ammortizzatore, che ora durante l'inarcamento nella fase di compressione quasi scompare all'interno del tubo obliquo. L'ingegnerizzazione della bici è stata basata completamente sul nuovo sistema VPP, Virtual Pivot Point, una tecnologia brevettata da Santa Cruz che si distingue per avere due link che ruotano in direzioni opposte, creando un punto di rotazione virtuale che cambia posizione durante il movimento della sospensione. Il VPP permette di avere un centro di rotazione variabile. Il punto di rotazione non è fisso ma si sposta durante la compressione della sospensione, migliorando la trazione e la stabilità. Permette di avere una maggiore efficienza della pedalata in quanto riduce l'influenza del tiro della catena sull'ammortizzatore, rendendo la pedalata più efficiente soprattutto in salita. Ed infine permette di avere un maggiore assorbimento degli urti, permettendo di affrontare terreni accidentati con maggior controllo. Wow, questo è tecnico, ragazzi. Questo è veramente tecnico, è scivoloso, eppure è andata giù. Che sicurezza che mi dà, ragazzi. Il telaio della bici pesa solo 1780 grammi e presenta delle geometrie completamente diverse rispetto alla M2, che in taglia S presenta un reach più lungo di 5 mm, uno stack più corto di 13 mm, ma l'altezza del movimento centrale al terreno è ora più alto di 10 mm. L'angolo sella più verticale passa da 75,5 gradi a 76,2 gradi e l'angolo di sterzo è ora più aperto e va da 67,5 gradi a 66,2 gradi. Queste nuove geometrie si sentono tutte e migliorano la conduzione della bicicletta sia in salita che in discesa. Il centimetro in più del movimento centrale più elevato lo si sente tantissimo e io qua a volte toccavo con le pedivelle, non tocco più. I cavi sono integrati al manubrio ed al telaio e questo dona alla bici un aspetto più pulito e moderno. Per quanto riguarda la forcella sono passato dalla RockShox Seed Ultimate da 100 mm di escursione alla Fox 34 Factory Stepcast da 120 mm di escursione con ammortizzatore Fox Factory DPS. La forcella pesa 170 grammi in più rispetto alla Seed, ma i 120 mm di escursione garantiscono più sicurezza, velocità e comfort in discesa. La vedete questa radicciaia qua? Si esce in velocità da quella curva e normalmente facevo questa linea che è più pulita, questa, e evitavo questa radicciaia perché con la 100 mi sbalzava fuori sella. Voglio provare a prenderla in pieno con la 120
vedere come si comporta. Quindi piazzerò la telecamera qua e poi ci passerò in velocità. Bene, proviamola in discesa. La linea dritta qua, linea dritta. Quella. Mai fatto quella linea. Mai fatto quella linea prima d'ora. Adesso vado via dritto, su, viene in curva e giù. Salto, salto, salto. Si vola, si vola. Si vola. La bisaia. Non ho sentito niente. Sono passato via dritto, tranquillo, tranquillo. Altro test superato. Ammortizzatore e sospensione fantastici. Tutti gli altri componenti sono gli stessi della M2 perché sono stati smontati dalla M2 e rimontati sulla M3. Solo infatti ritira l'usato, quindi ho lasciato il telaio, sospensione e manubrio della M2 e tutto il resto l'ho portato sulla M3. Quindi troviamo la trasmissione elettronica SRAM XXSL Eagle con misuratore di potenza e cassetta 12 velocità 1052 con corona a 32 denti. I freni sono Shimano XTR, i cerchi Duke Lucky Jack SLS, gomme Pirelli Scorpion XC-M da 29 pollici per 2.4 pollici di sezione, reggisella telescopico Yep Podio Carbon da 80 mm e il nuovo manubrio Bikehead ICR 66 in carbonio con manopole Easy Grip. Il peso della bici, con pedali montati e liquido sigillante tubeless nei copertoni, è di 10.3 kg. Voi potreste pensare che qualche millimetro più o in meno non faccia nulla e invece non è così, il progresso tecnologico va avanti. Andate a vedere la bicicletta di Nino Schurter del 2008 quando ha vinto le prime Olimpiadi con quella del 2024, una bici completamente diversa. La bici di Nino 2008 e la bici di Nino 2024, guardate come sono cambiate le cose. Gomme da 26 pollici, forcella non era elettronica, oggi usa il flight attendant. Non aveva sospensione centrale, quindi una hardtail doppia corona, oggi c'è corona singola. Pacco pignoni compatto, oggi c'è un 1052 elettronico tra l'altro. È completamente un'altra bici, Quanta si è evoluta la mountain bike nel giro di pochissimi anni, ragazzi. È tutta un'altra bici, tutta un'altra bici. È divertente, è divertentissima perché salta di più. Un altro pezzo veloce qua, pieno di ghiaia e radici. Osti, si è imbruttito qua il treno rispetto all'anno scorso, c'è quel binario stretto lì che è pericoloso. Qua stai a destra, radici ammortizzate benissimo e qua su. Wow, fantastico, che sospensioni, che bici, che cinematica, che tutto! Che velocità! Mai fatto quel pezzo a quella velocità e a questa comodità. Se solo l'avessi avuta l'appenninica questa bici qua, con quei trail da enduro che ci hanno fatto fare gli ultimi 2 stage, sarebbe stata un'altra avventura. E qua altro pezzo tecnico, giù, ripido, sembra che è piatto ma è ripido. Qua è dove sono caduto con l'e-bike a marzo, da pollo proprio. E qua adesso si fa in piena velocità. Vai, vola, 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 sì, così, vola qua. Frena che ci sono i binari.
Ottimo. Adesso qua i tracciati sono due, uno super tecnico, pieno di radici, e uno libidinoso. Quale faccio? Quello libidinoso. Voglio divertirmi qua nella foresta. Le gambe che bruciano. Mamma mia, mamma mia. Salto. Sento il peso molto avanti, quindi ho molto controllo. Le sensazioni provate pedalando questa bici sono inesprimibili. Dovreste provare per capire. È un prodotto completamente europeo. Il telaio viene prodotto da Bike Ahead in Germania e l'assemblaggio della bici avviene in Svizzera. Manodopera costosa, la bici è costosa, ma c'è tantissima qualità dietro. La Stone M3 Stage Race è indubbiamente una bici molto veloce, comoda e sicura. Il fine l'ho trovato fin da subito ed è eccezionale, come la qualità del telaio e di tutti i componenti montati. A settembre la metterò alla prova partecipando all'Iron Bike in programma ad Einsiedeln in Svizzera, dove cercherò di spremerla a dovere su un percorso di circa 80 km per 3000 metri di dislivello positivo. Nel frattempo me la godrò qui nei trail di casa mia. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!